Il Piemonte è una regione viticola conosciuta per la grande varietà dei vitigni autoctoni o a diffusione locale tipici di questa regione e soprattutto a bacca rossa, ma non di meno è una regione in cui la coltivazione, la produzione di vitigni internazionali o comunque provenienti da altre zone viticole del mondo è piuttosto importante. Alcune di queste, come il Chardonnay, sono presenti da 3 secoli nella nostra regione. Lo Chardonnay è portato verso la fine del Settecento dal marchese Filippo Asinari a Costigliole d'Asti, siamo a cavallo tra il Monferrato e le Langhe, e pochi anni dopo altre famiglie nobiliari, compreso lo stesso conte di Cavour, introducono anche la coltivazione del Pinot Noir, entrambi vitigni provenienti ovviamente dalla Borgogna, con cui il Piemonte aveva da sempre importanti scambi. Pinot Noir e Chardonnay che pochi decenni dopo, nella metà dell'Ottocento, diventeranno le uve importanti per la produzione degli spumanti, che proprio qui in Piemonte vedono la nascita sul territorio nazionale con le uve di Moscato, ma anche di Pinot Noir e Chardonnay già presenti nel territorio intorno a Canelli, quella che oggi è la denominazione, la DOCG Alta Langa. Dagli anni 70, primi anni 80, inoltre sono state introdotte altre varietà, Cabernet, Merlot, spesso utilizzate nel blend con altri vini locali, con il Barbera, il Nebbiolo, e anche altre uve bianche come lo Sauvignon e più tardi, negli anni 90, Viognier e Riesling. Riesling che negli ultimi anni ha dato produzioni sicuramente di nicchia, ma molto interessanti, soprattutto nelle colline più alte verso l'Alta Langa, nei terreni calcarei e di quote più elevate con temperature più fresche, più adatte a questo vino. Molto spesso questi vitigni internazionali vengono utilizzati nella DOC Langhe, una DOC che permette di utilizzare tutti i vitigni, anche quelli internazionali, coltivati nel territorio appunto della denominazione Langhe, che comprende un'area piuttosto vasta, che comprende anche le zone di Barolo e Barbaresco. Nella DOC Langhe possono essere inseriti in un blend diversi vitigni appunto coltivati in questo territorio, sia autoctoni che internazionali. Quando una determinata varietà supera l'85% del blend, può essere utilizzato il nome di questa varietà sull'etichetta del vino. Quindi un Langhe Chardonnay avrà come minimo l'85% di Chardonnay, un Langhe Cabernet minimo l'85% di Cabernet e così via. Qual è il significato, il senso della DOC Langhe? Beh, quello di valorizzare appunto le produzioni del territorio delle Langhe, ma di permettere anche ai produttori di giocare un po', di sperimentare, di giocare con vitigni internazionali. Teniamo presente che i produttori di Barolo sono anche oltre che produttori di vino, dei grandi appassionati di vini internazionali, quasi tutti grandi viaggiatori per necessità o per piacere e grandi curiosi, sperimentatori e apprezzatori di vini di tutto il mondo. E quindi sicuramente l'idea di confrontarsi, di giocare ad armi pari qualche volta con grandi vitigni internazionali è sempre stato uno stimolo molto importante per la crescita del nostro territorio. Ovviamente le peculiarità di questo territorio, questi terreni calcarei, argillosi, le rocce sedimentarie, con il suo microclima continentale e con questa grande varietà anche di microclimi e di suoli in un territorio relativamente piccolo, permettono di esprimere in maniera sempre diversa questi vitigni internazionali, a volte affinati in acciaio, a volte affinati in botti di legno o altri tipi di contenitori vinari, permettono davvero di giocare, di trovare un po' per ogni azienda, per ogni produttore, quella particolarità, quel vitigno che meglio esprime il piacere, meglio esprime l'idea di vino di un produttore. Quindi sicuramente un bellissimo passaporto per i mercati internazionali per i nostri produttori. Moltissimi sono dunque gli esempi che potremmo citare dell'utilizzo appunto di vitigni internazionali o stranieri all'interno della nostra regione e in particolare nella denominazione Languedoc. Uno di questi particolarmente utilizzato è sicuramente lo Chardonnay,
Lo possiamo trovare sia nelle versioni di bianco fermo, in cui esprime ovviamente di nuovo questo territorio. Esprime sicuramente lo stile di vinificazione, l'affinamento in legno o in acciaio, in altri contenitori, ma esprime sicuramente il nostro territorio. Questo territorio che non ha le temperature e i climi più freddi della Borgogna, ma non ha neanche le potenze di alcol di territori come la Sicilia, territori più caldi, e quindi sicuramente esprime quello che è uno dei caratteri anche del Piemonte, anche dal punto di vista antropologico, che è la ricerca dell'equilibrio, della moderazione, dell'eleganza, se vogliamo. Quindi raramente i nostri vitigni internazionali vanno a cercare le grandi estrazioni o le grandissime acidità che si possono avere ad esempio nello Chablis, ma qui abbiamo una ricerca davvero di un equilibrio, di una piacevolezza di beva, che possono raggiungere risultati davvero notevoli.